veramente un capolavoro. C'è dentro la storia di questo liutaio incredibile, Santos Hernandez. Le foto delle chitarre sono tutte realizzate da Alberto, che è un fotografo professionista e ovviamente un intenditore di primo livello per quanto riguarda la liuteria. Ringrazio anche Paolo Moglia, che ha assicurato tutti gli strumenti qui presenti, e questi strumenti sono di proprietà di Massimo Raccosta, che ringraziamo per averci permesso di averli qui. Ora lascio la parola ad Alberto alla proiezione, vi spiegherà, vi racconterà anche insieme a Gabriele, a Massimo. Io mi ritiro un attimo. 1897, al termine del servizio militare, rientrò come caposquadra nell'atelier di Manuel Ramírez a Madrid. In questo laboratorio ha lavorato con altri liutai che sono famosi, Sei Domingo stesso, Modesto Borragioero, per esempio. Questa si chiama il bonbon. Questa è la prima chitarra costruita da Santos, è chiamata il bonbon. Il bonbon in spagnolo, come si dice, di una bella ragazza, dice, oh wow, il bonbon. Questo è il bonbon. E porta la sua etichetta con la data, ma senza indirizzo, non sapevano questo. Questa chitarra è stata tenuta da Santos fino alla sua morte. 1916 muore Manuel Ramírez. Santos continua a lavorare per la sua vedova e le chitarre portano le etichette Viuda de Santos Hernandez, la vedova di Santos Hernandez. E lui aiuta le iniziali SH, nell'etichetta. Nel 21 Santos chiede un permesso per aprire ufficialmente il suo laboratorio. Dunque a partire di questo momento tutte le chitarre sono Santos Hernandez con l'etichetta Santos Hernandez. Questa è la vedova Matilde. Nel 1943 Santos muore a Madrid all'età di 68 anni. La sua vedova Matilde continuerà a dirigere il laboratorio per alcuni anni con Marcelo Barbero e Fernando Solá. Le chitarre di questo periodo, dunque dopo la morte di Santos, è vedova di Santos Hernandez. Okay? Santos è forse il liutaio spagnolo che ha sperimentato di più con il ventaglio della tavola armonica di tutta la storia delle chitarre spagnole. Iniziò con la famosa catena inclinata, la prima, il bonbon. La catena sono queste raggi che rinforzano la tavola dell'istrumento. Iniziò con questa famosa, la catena inclinata, che era la prima volta che un liutaio utilizzava questo sistema, e più tardi cercò una maggiore dissimmetria nel disegno. Comincia a cambiare questi raggi per trovare un altro suono, ma sempre sperimentando. Per darvi un'idea dell'evoluzione, ecco due immagini a sinistra. Una chitarra di Torres del 1882 in fase di restauro nel laboratorio di Gabriele Lodi. Questo tipo di costruzione è certamente la maggiore influenza nella prima parte della sua carriera. La foto a destra mostra una chitarra di Santo del 1933, dove si può notare la sua ricerca sulla simmetria, come cambia i raggi, no? E in generale la rosetta forma, come può dire, è un elemento importante per identificare il liutaio.
Forse la rosetta e la forma della pala sono due elementi importanti, ma per Santos ha variato tanto le forme del rosetta, è incredibile, sempre le sue rosette sono molto belle, molto complesse da realizzare, è incredibile che cambiava tanto, no? Se il primo liutaio che comincia a distinguere chiaramente tra due tipi di chitarra, per flamenco e per concerto. In questa epoca non si diceva chitarra classica non esisteva, era una chitarra di concerto, no? Dunque flamenco e concerto. La chitarra flamenca, come questa, tradizionalmente un corpo di cipresso e una tavola in abete. L'uso del cipresso non è dovuto alla necessità di ottenere il suono caratteristico della musica flamenca, è dovuto principalmente a ragioni economiche. Il cipresso è un legno locale e poco costoso. Le differenze con la chitarra di concerto sono che la chitarra flamenca ha una costruzione più leggera, una posizione delle corde molto bassa e in generale una paletta con piloni di legno, e qui non si vede. Piloni di legno perché è meno pesante che le meccanici. Su questa chitarra viene aggiunto un golpeador e una piastra protettiva incollata alla tavola armonica, perché il flamenco Cantejondo. Uno degli eventi più importanti nella storia del flamenco fu il concorso Cantejondo, tenutosi a Granada nel giugno del 1922, organizzato dal compositore Manuel de Falla con la collaborazione di Federico García Lorca, il poeta, e il chitarrista Andrés Segovia. È interessante notare che tutti i membri della giuria, Ramón Montoya, Andrés Segovia, Amalio Cuenca, Manolo de Huelva, suonavano chitarra di Santos Hernández. Una vera consacrazione per questo liutaio madrilegno. Nel 1945, 2 anni dopo la morte di Santos, si tiene una mostra di chitarra in sua memoria, in Madrid. 10 chitarre erano esposte e diversi artisti tennero concerti durante la mostra. Per esempio Regino Sáenz de la Massa e Emilia del Corral, la ragazzina che si vede. Quella sarebbe diventata l'ultima moglie di Andrés Segovia, ma quando era più grande. Per la prima volta veniva esposta una chitarra de Santos che aveva costruito per Segovia, Andrés Segovia, ma che non gli aveva mai dato. Questa chitarra è stata conservata in una custodia con segatura di sughero e nessuno l'aveva visto fino ad oggi. L'hanno chiamata la inedita. Questa è la chitarra molto famosa, 1912, costruita da Santos nel laboratorio di Manuel Ramírez. È stata suonata da Segovia per oltre 20 anni. È stata forse la chitarra classica, penso, più influente del XX secolo. Sì. Originariamente era una chitarra di 11 corde, fu trasformata in una chitarra di 6 corde, sostituendo la tavola armonica, il ponte e i piloni di legno con quelli meccanici. Fu regalata a Segovia da Manuel con il desiderio, come unico ringraziamento, di viaggiare con lei in tutto il mondo per far conoscere il suo arte.
Questa chitarra oggi segna il Metropolitan di New York. Montoya. Ramón Montoya sarà ricordato come l'inventore della tecnica moderna della chitarra flamenca. Perfezionò il suo modo di suonare con Antonio Chacón, considerato il più grande cantaor andaluz di tutti i tempi, e la sua tecnica di chitarra classica l'ha imparato con Miguel Llobet, che ha visto negli incontri nell'atelier di Santos Hernandez. A Parigi, Montoya nel 1936 registrò i 6 dischi, si chiama Arte Classico Flamenco, che divennero un documento prezioso per la storia della musica flamenca. Questa chitarra in acero è molto bella, si tratta di una chitarra del primo periodo di Santos come liutaio indipendente. Ancora il disegno e la paletta di Manuel, un po' semplificato, senza la punta centrale. È una chitarra della collezione Massimo D'Acosta. Questo è un mistero. Questo è un esempio di chitarra di flamenco costruita in palissandro. Ma ciò che sono esistiti, sappiamo che c'erano altre chitarre in palissandro, ma sono rare, no? Ciò che sorprende è il foglio incollato nello socchetto all'interno della chitarra, scritto di pugno di Santos por Ramón Montoya Santos Hernandez. È comune trovare nella chitarra costruita di questo liutaio, scritto a mano all'interno, costruita por Santos Hernandez. Por, in spagnolo, non è per, è da, è il by di francese, degli inglesi. E dunque si usa per caratterizzare l'autore e non il destinatario. In questo caso il foglio scritto a mano sarebbe fatto da Ramón Montoya Santos Hernandez. È una chitarra fatta a 4 mani, o il foglio significa che è stata costruita secondo l'istruzione di Montoya. È difficile saperlo, ma è certo che Montoya è stato fortemente implicato nella costruzione di questa chitarra. Si è scritto molto sulla chitarra del 1912 che oggi sei nel museo, ma Segovia aveva e suonava altre chitarre di Santos. La Biblioteca Musical de Madrid conserva una chitarra serizzata da Santos Hernandez del 24 in avetto rosso e palissandro rio, donata dallo stesso Segovia. Luis Walker, il tedesco dice Walker, una chitarrista austriaca, ha preso lezioni da Miguel Llobet quando lui veniva per i suoi concerti a Vienna. Completò la sua formazione andando a trovarlo occasionalmente a Barcellona. Nel novembre del 24, e aveva 14 anni, fece il suo debutto a Vienna, probabilmente con questa Santos, che aveva appena ricevuto personalmente da Llobet. Luis Walker fu un fenomeno nel mondo della chitarra tedesca. La maggior parte delle chitarre di concerto erano in palissandro, alcune, come questa, con un bellissimo palissandro di rio. Questa è la forma della paletta più personale, la più conosciuta di Santos. La adottò nel 1924-1925
con alcune variazioni, ma fino alla fine della sua vita. Questa è la Rubia. Questa chitarra in acero del 1934, chiamata la Rubia, è bionda, fu suonata da Regino Sáenz de la Maza per la prima del concerto de Aranjuez, dal compositore spagnolo Joaquín Rodrigo a Barcellona 1940. È un'opera importante e una delle più registrate. La sua discografia è incredibile, no? Del concerto Aranjuez. Esistono più di 70 versioni. Yepes, Julian Bridge, John Williams, Sharon Eastwood, Pepe Romero e tanti altri. Esiste anche una versione di Paco de Lucía con l'orchestra di Cadaqués, ma soltanto in video. Dunque, Gabriele, come conclusione, se puoi dire che Santos è forse il liutaio spagnolo più importante della prima metà del XX secolo, è il primo che fa veramente una differenza entre il ruolo della chitarra flamenca e il ruolo della chitarra di concerto, no? Classica. Da concerto. Concerto. E che ha fatto le tre chitarre forse le più importanti del principio del XX secolo. Ha fatto la chitarra di Segovia, che ha suonato 25 anni, la chitarra di Montoya, che è stata fantastica, e la chitarra del concerto Aranjuez. Allora, ascoltiamo la chitarra. Bravo. Chi lavorava con Manuel Ramirez assimilava sicuramente i principi ispiratori delle tecniche costruttive della chitarra di Torres. Evidentemente questo connubio ha prodotto poi delle differenziazioni ovviamente tra i vari lavoranti. Certamente Santos era il più bravo, era addirittura forse l'aiutante numero uno di Manuel. Questa è una Manuel Ramirez del 1912, fatta da Santos Hernández, esattamente come quella che Segovia, non esattamente, nel senso questa nasce da 6 corde, quella, come ha detto Alberto, quella di Segovia era fatta per 11 corde, trasformata poi in 6. E questa chitarra è stata la chitarra principale di Wolfgang Discher per una dozzina d'anni. Il principio ispiratore, Torres, che si trasforma in queste chitarre, poi diventa un insieme di rivoli, perché l'interpretazione di ogni liutaio di questa bottega ha prodotto delle differenziazioni. Ecco, quindi io non mi dilungo di più, almeno su questo strumento ci tenevo a spendere una parola in più, perché poi è la madre di tutte le Santos, no? Sì, il valore di questo strumento sta nel fatto che Segovia imbracciò, gli fu regalato da Manuel Ramirez al suo debutto uno strumento del genere che ora è conservato al Metropolitan Museum. Segovia, nonostante Santos gli preparò chitarre che parzialmente suonò, però per il primo ventennio della sua carriera, a cui si affiglia tanto del repertorio, continuò a suonare la Manuel Ramirez nel 1912. Per cui oggigiorno le chitarre costruite per Manuel Ramirez di questi anni, riconducibili a Santos, sono una rarità estrema perché sono molto poche e sono quelle che più verosimilmente sono riconducibili all'originale che è al Metropolitan Museum. Quindi questo è un pezzo da cui origina un evento enorme e che però per il repertorio, e ascoltarlo oggi è un grande privilegio perché sono pochissime. Gabriele. Quindi questo di Covian si chiama Nostalgias Tango.
Gardel, Por una cabeza. In Argentina questo brano, questa canzone, perché è una canzone, è praticamente considerato il secondo inno nazionale. È giusto? Sì. Miguel Llobet ed è la canzone del ladro, degli Adri. Il capriccio arabo, che vabbè non ha bisogno di presentazioni. Introduciamo questo strumento che fa parte della sua collezione. Nel 1921, come potete vedere, anche una differenziazione nella timbrica, poiché i materiali utilizzati per fondo e fasce abbiamo posto selezionato di essenze diverse, sapendo e insomma in un qualche modo essendo coscienti che il timbro della chitarra in parte è anche proprio gestito dalla differenza del materiale con cui è costruito fondo e fasce, che hanno quindi una compartecipazione rispetto alla tavola armonica, che è la prima parte principale di produzione sonora, però nel timbro. Questa qui è del 1921, quindi diciamo all'inizio del Santos, e Santos doveva dimostrare di essere bravo. E in questa prima produzione, lui, questa Rosetta è un capolavoro per qualsiasi liutaio che la vede. Un'altra considerazione è che Santos cominciò a fare le chitarre con l'angolazione della paletta, come lui la voleva fare. Questa definitivamente comincia ad avere l'angolazione della paletta che poi lui si porterà dietro sempre. L'angolazione genera una, come dire, la possibilità di dare più tensione al capotasto, e lasciando, diciamo così, la parte che viene a valle fino alla sella del ponte con una minore tensione e quindi con una migliore suonabilità. Bene, io inviterei il maestro Daniele Sardone con un applauso.
poche chitarre non si sbaglia. Allora, il maestro ci darà, diciamo così, il privilegio e la rara possibilità, in questa serie direi estremamente importante, di sentire anche l'autenticità timbrica espressiva di queste chitarre con le corde del periodo. Allora, forse non tutti sanno, ma credo in tanti sì, che fino al metà anni 40 sicuramente l'unica corda che si utilizzava per i strumenti ad arco, quindi anche condivisa nel mondo dei violini eccetera, era la corda di budello, almeno per i tre cantini, e i bassi erano di seta, un'anima di filamenti di seta rivestiti di argento. Questa era la combinazione con cui Segovia registra il concerto del Sur, quindi potete andare su YouTube e sentire quello che era, diciamo, al termine di un'esperienza che parte dall'antichità, dal Medioevo si sviluppa col Rinascimento, diventa una manifattura estremamente importante, sempre più perfezionata, fino a giungere al 1940. E quindi tutte queste chitarre originariamente erano montate e pensate concettualmente per essere affiliate a una certa corda con una certa tensione e una certa risposta. Quindi ecco, Daniele suonerà questa che è la sua chitarra e poi ci farà sentire anche quella che abbiamo appena illustrato, quindi penso sia una bellissima occasione. Prego maestro. Eseguirò per la prima volta, lo improvvisai in una registrazione, due preludi che scrissi volando ad Istanbul, dedicati come parte della mia musica, dedicata ai migranti. Il primo è dedicato ad Oscar Alberto Martinez, un profugo messicano, e un altro si intitola Mare di notte, dedicata a tutti i migranti che attraversano il Mediterraneo. A seguire eseguirò una specie di ritratto familiare, un tango, una piccola ballata jazz, diciamo, dedicato a mio nonno, mia nonna, e una milonga finale dedicata a mia mamma, e poi su quella chitarra lì suonerò un pezzo dedicato a un mio caro amico che si chiamava Jonathan.
qualità, oltre che piacere incredibile poter suonare forse una sorella gemella del mio strumento, chissà, non lo so, però sento che hanno delle cose in comune. Quest'ultimo pezzo è un pezzo country, mettiamola così, si intitola Arrivederci Cowboy ed è dedicato a un mio amico, si chiamava Jonathan, e con lui avevamo, insomma, da bambini condividevamo le strade, no? Io vengo da un piccolo paese, quindi dove ancora oggi i bambini veramente giocano per strada, come si dice da noi, in mezzo alla strada. E questo pezzo è un po' il riassunto della nostra infanzia trascorsa insieme a Jonathan, poi in qualche modo legato anche ai pezzi precedenti, perché giocavamo di fronte alle case dei nostri nonni, quindi Arrivederci Cowboy per Jonathan è questo. Bene, io direi invitiamo il maestro Feola, invito nuovamente Massimo per l'ultima presentazione. Allora, siamo arrivati al 1931, quindi Santos è già famoso, quindi è un punto di riferimento assoluto. Questa chitarra è stata costruita da lui per il nipote di Tarrega. È una chitarra che è praticamente in perfette condizioni, quindi è una chitarra che ha già un Santos evoluto anche dal punto di vista costruttivo, cioè il ventaglio si è aperto, quindi non è più ancora con il vertice più o meno intorno al 14, 15, 14, 15 tasto, ma già le catene vanno quasi parallele al manico fino a un punto ideale di congiunzione che è fuori dallo strumento. Ed è un po' come dire la testimonianza dell'ultima fase della sua concezione di suono, quello che dicevamo prima, un suono più forte, robusto, orientato quasi di più, non so, alla sonorità flamenche, ma Buonasera, suonerò per voi 3 brani di Antonio Vivaldi, un larghetto da un concerto per violino nella trascrizione di John Williams, Recuerdos de la Alhambra di Tárrega e Zapateato di Regino Sáenz de la Maza.
Grazie.